Ben ritrovati, oggi vi voglio parlare di quello che secondo me è il più grande problema degli ARPG, la capacità di rispettare il tempo. Prima di elaborare però vorrei dare un contesto a chi di voi non ha idea di che cosa sia un ARPG, un Action Role Play Game. Si tratta di un sottogenere isometrico ma in tempo reale, dove scegliamo una classe per un eroe che farà delle power playate assurde contro orde di nemici e contro dei boss. Si parla di statistiche, di build, di oggetti unici, di un insieme di modificatori che vanno a determinare la nostra progressione. Poi dipende dal design, alcuni di questi giochi sono più concentrati sulla campagna, altri ancora su modalità separate, ma la maggior parte cercano di arpionarci stagione dopo stagione con l'endgame, ovvero una serie di meccaniche ad alta rigiocabilità che si sbloccano dopo la campagna. Però a prescindere dalla buona o cattiva riuscita degli intenti, cos'è che accomuna tutti questi giochi stile Diablo, quindi un RPG d'azione isometrico? A mio avviso si tratta del rapporto con il tempo dei giocatori. Se già bazzicate sul mio canale sapete che ne parlo molto spesso, è uno dei 3 pilastri ai quali faccio sempre riferimento: il rispetto per l'intelligenza, il rispetto per il portafoglio e appunto il rispetto per il tempo dei giocatori. Sono temi che mi stanno molto a cuore, a prescindere dal sottogenere di videogiochi. E di recente, fra l'espansione di Diablo 4, un ritorno su Diablo 2, Warhammer Schools che mi ha riportato agli ARPG venuti purtroppo male di Warhammer e la nuova lega di Path of Exile 2, mi sono detto perché non fare un video in cui ne parlo un pochino. Quindi eccomi qui, tiranno matto, ad andare come al solito dritto al sodo. La narrativa resta sempre importante perché altrimenti non si parlerebbe di RPG, per quanto è fondamentale anche il tipo di gameplay e come viene preservato nelle varie fasi di un gioco del genere. È un equilibrio molto difficile da mantenere e mi rendo conto che non sia il focus principale di tutti gli sviluppatori. I giochi alla Diablo hanno sempre delle ambientazioni fantasy dark, grim dark se vogliamo. Colgo l'occasione per farvi l'esempio dei 2 action RPG di Warhammer, partendo da Chaos Bane, quello fantasy ambientato ai tempi di Magnus il Pio. Purtroppo questo titolo è stato una grandissima delusione per via di tutte le sue meccaniche, della sua stupidità, della sua semplicità, nonostante la storia sia intrigante e si tratti del vecchio mondo fantasy di Warhammer. Male, io purtroppo l'ho giocato molto, ma non ve lo posso consigliare perché non rispetta per nulla né il nostro tempo né la nostra intelligenza. Il secondo invece è Warhammer 40.000 Inquisitor Martyr, che a me piacque tantissimo, ma che purtroppo è invecchiato molto male ed è stato abbastanza abbandonato. Aveva un'ottima campagna narrativa, pur non essendo localizzata in italiano, ha avuto un'espansione e diverse classi aggiuntive, ma soprattutto nota estremamente positiva: giocando potevamo guadagnarci i DLC, che non è una cosa da tutti. Inoltre i 3 Ordo dell'Inquisizione ci davano un insieme di ricompense e generalmente era l'unico gioco veramente ben fatto sull'Inquisizione del 41esimo millennio. Anche il loop dell'endgame con le crociate e i tarocchi dell'imperatore per mettere i modificatori era tutto molto bello. Hanno fatto un'ibridazione tattica con soppressione, copertura e via dicendo, che però probabilmente ha alienato i giocatori dei Diablo-like più classici. Ce ne sono veramente tanti di giochi stile Diablo, anche se io ormai il genere lo definirei più che Diablo-like, PoE-like, ma ci arriviamo con calma. Del resto, il titolo di questo video è che ormai nessuno sa più fare una RPG come si deve, con un'eccezione. Il problema fondamentale ritorna proprio sulle origini, sul come la progressione riesce a rispettare il nostro tempo, perché la frizione
progressione è necessaria per far sì che la difficoltà non sia frustrante ma progressiva. Un nemico non ci deve trisciottare, ma dobbiamo faticare, attuare una rotazione di abilità, pensare una struttura di abilità del personaggio, una build, e sfruttando sempre di più ciò che otteniamo uccidendo i mostri, sempre aumentare noi stessi la sfida durante la progressione. E purtroppo c'è un gameplay loop che può diventare estremamente ripetitivo se i game designer non preparano abbastanza mappe, abilità, attività, boss, difficoltà, contenuti, ed al contempo dare una ragione per ricominciare da capo, che può essere, come nel caso di Diablo 4 Lord of Hatred, una nuova campagna narrativa. Diablo 4 è pensato per un pubblico più mainstream, più generalista, che preferisce le piogge di loot e la semplicità di scelta piuttosto al gran marasma che c'è dall'altra parte con i Path of Exile, il quale può essere molto difficile da approcciare, estremamente overwhelming, quindi capace di metterci in soggezione, data la quantità di variabili e varianti. Però se da un lato ci sono degli ARPG che non ci offrono nulla per rimanere a giocare, per investire centinaia di ore in un personaggio, dall'altra parte c'è davvero troppo? In realtà io non credo. Gli sviluppatori dei due Path of Exile vogliono mantenere entrambi come dei live service. I due giochi hanno sì due anime di game design differenti, ma condividono tantissimo, oltre che, a rispetto dei nostri portafogli, tutto ciò che compriamo è traslato fra i due giochi. In più, Path of Exile non fa pagare per i contenuti, fa pagare per delle microtransazioni, per la qualità della vita o per le skin, quindi è tutto opzionale in realtà. Contrariamente per esempio a Warhammer Chaos Bane, Warhammer Inquisitor Martyr o ancora Diablo 4, dove ogni classe viene introdotta con una nuova espansione e quindi un muro, un paywall, il che può frenare molto i giocatori, anche per vecchi titoli come Diablo 2 Resurrected, che ha visto di recente l'arrivo dello stregone. Pagare per un contenuto su un gioco che viene costantemente aggiornato potrebbe anche non sembrare una cosa estremamente grave, ma Path of Exile va a determinare un nuovo standard per l'industria anche in questo. Se considerate quanto l'accesso anticipato di PoE 2 stia evolvendosi con la nuova lega Return of the Ancients che sta uscendo proprio oggi e che va a portare uno stravolgimento completo agli aspetti che più la community aveva criticato, ovvero tutte le attività di endgame dopo la campagna, il gameplay loop vero dove possiamo sperimentare con classi, con oggetti, con meccaniche di gioco, offrendo così una rigiocabilità veramente incredibile che nulla ha a che vedere con i piani di guerra di Diablo 4 appena introdotti. Io inizialmente avevo grandi speranze per questa espansione di Diablo, perché è in italiano, perché è Diablo, perché magari dopo averlo comprato tanti anni fa quando era ancora in beta, ora mi auguravo di poterci tornare e di potermi divertire. Purtroppo è stato molto peggio del previsto. Sarà perché non mi è piaciuto lo stregone, sarà perché appunto Path of Exile ormai ha alzato l'asticella, non riesco ad apprezzare completamente Diablo 4 ed anzi mi sento di aver preso un abbaglio per via del bias del paladino. Feci questo video qui in cui diedi un'altra occasione a Diablo 4, ma già avevo il sentore di pentimento e mi rendo conto quanto possa essere divisivo e da tifoserie. Eppure il problema che ho già identificato nel rispetto del nostro tempo di giocatori persiste e come, soprattutto su Diablo 4. Comprare Diablo 4 e pensare di dedicare a ogni stagione qualche centinaio di ore, secondo me
genere è completamente fuori scala rispetto al volerlo fare su Path of Exile, che per me rimane l'unica grande eccezione nel panorama. Prima ho parlato anche dei giochi di Warhammer in tal senso, non sono gli unici, ci sono tantissimi altri ARPG. Alcuni sono anche invecchiati abbastanza bene. Per esempio, Grim Dawn adesso vedrà una nuova espansione. È un gioco che sa di vecchio ormai, ma sembra interessante quello che hanno prospettato. Certo, consideriamo anche la natura della competizione a Path of Exile. La maggior parte di questi titoli, con l'eccezione di Diablo 4, si possono giocare serenamente anche senza l'internet, in partita offline, che può assolutamente tornare più congeniale a una bella fetta di giocatori. Al contempo, però, per Path of Exile il sistema economico è il pilastro di rigiocabilità e di freschezza. Quello che sbagliano gli altri ARPG è non prendersi nessun rischio. Il voler forzare i propri giocatori a ogni aggiornamento a rifarsi di nuovo tutta la campagna senza saltarla, per poi arrivare a un nuovo late game con una nuova economia che è fondamentale in tutto Path of Exile, è una grande scommessa. Però è una scommessa che stanno continuando a vincere, soprattutto perché, signori, ad ogni nuovo reset arriva uno stravolgimento completo dello status quo, non solo dell'economia ma anche delle meccaniche di gioco, che vengono rivisitate, vengono aggiunti contenuti, ne vengono tolti. Insomma, è un vero e proprio live service e soprattutto si pone l'obiettivo di essere gratis. Certo, i quality of life come le stash per l'inventario, per la currency, quindi per le monete da utilizzare in questa economia viva, sono praticamente obbligate, ma rispetto agli altri videogiochi il rapporto qualità-prezzo, anche ipotetico per queste stash, non ha alcun paragone disponibile. Perché ve ne parlo in questi termini? Perché appunto oggi arriva la nuova lega di PoE 2 e io non vedo l'ora di provarla. Per me questi giochi sono ormai rimasti un guilty pleasure per due motivi fondamentali. Il primo è che non risuonano bene con gli altri contenuti sul canale, non nel formato di guide o gameplay, sicuramente, ma soprattutto perché giocare bene a questi giochi significa investire davvero centinaia di ore, che non ho più a disposizione se devo trattare la varietà che tratto sul canale. Quindi sto cercando di trovare un equilibrio, perché non mi sento tanto un casual gamer più alla Diablo. Anzi, è uno dei motivi per cui giocando a Diablo mi sono sentito un po' male con me stesso e con il gioco, perché a me piace approfondire, dedicarmi, andare in chiusotto su queste cose, e Diablo non mi stava soddisfacendo. So benissimo che questa soddisfazione la posso trovare solo su Path of Exile 1 e 2, i quali, contrariamente a Diablo, non mettono eventi e boss mondiali a tempo, per quanto in realtà l'ansia derivi più che altro dall'inflazione del mercato. Path of Exile 2 è in accesso anticipato e questo weekend tale accesso è gratuito. Se volete comprarlo per il vostro account, non preoccupatevi, nel rispetto del vostro portafoglio, la Grinding Gear Games vi offre una skin e le monete microtransazioni proprio necessarie per prendere in saldo tutte le stash inventario che vi servono per la qualità della vita. La profondità titanica di questi giochi veramente può mettere in soggezione, me ne rendo davvero conto, e anche la barriera della lingua, quindi rimarranno comunque dei giochi di nicchia, ma c'è sempre quella speranza in me che diventino più popolari in Italia e che nel mondo le buone politiche, le buone abitudini e l'asticella sempre più alta portino anche gli altri sviluppatori a seguire il buon esempio, per poter così tornare a fare dei bei ARPG degni di questo nome, degni di Diablo 2, degni della modernità. Intanto ci facciamo andare bene Path of Exile, sempre che coincida con i propri gusti. E qui infatti vi domando, coincide con i vostri? Cioè siete interessati davvero ad approfondire gli action RPG oppure è un genere che vi sentite veramente estraneo? Era da un po' che riflettevo su
questo problema e sulla natura molto conflittuale dello stato della rigiocabilità rispetto al tempo di noi giocatori. Forse dovrei approfondire ancora di più il problema? Dovremmo parlare di più di quanto in realtà la dicotomia fra semplicità e profondità possa essere alla base di questo stesso problema? Quanto il nostro tempo viene rispettato anche da un gioco come Path of Exile? Ma per oggi questo è quanto, mi sono dilungato abbastanza. Tirannomatto out e alla prossima.